Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Per chi di voi non mi conosce, io sono Sara, sono una fashion designer e nel video di oggi vi mostro come disegnare il cartamodello dell'abito base su misura. Questo cartamodello può essere usato come base per disegnare qualsiasi tipo di abito che vi venga in mente. È pensato per tessuti fermi o leggermente elasticizzati. Se volete vedere anche come realizzare il cartamodello base per abiti elasticizzati, fatemelo sapere nei commenti qui sotto. E prima di partire vi ricordo solo che da qualche mese ho iniziato a rendere disponibili anche per voi i cartamodelli che faccio nel canale in formato digitale e in taglie standard. Vi lascio qui sopra e anche sotto in descrizione il video in cui ne parlo. E ho realizzato anche il cartamodello che facciamo oggi, quindi se siete interessati ad averlo in digitale potete scrivermi alla mail che trovate sotto in descrizione. Bene, non perdiamo altro tempo e iniziamo subito vedendo quali misure dovete prendere sul vostro corpo per fare il cartamodello dell'abito base. Munitevi di carta, penna e metro e segnatevi giù le seguenti misure. La circonferenza vita va presa facendo circolare il metro attorno al busto nel punto più stretto della pancia. Per semplicità vi conviene fissarvi un nastrino tutto attorno alla pancia a livello della vita, questo sarà poi un punto di riferimento che vi aiuterà a rilevare più correttamente tutte le altre misure. La circonferenza bacino va presa nel punto più sporgente del sedere e della parte alta delle cosce. La circonferenza seno va rilevata nel punto più sporgente del seno, meglio tenendo le braccia rilassate lungo il corpo e indossando la biancheria intima che si indossa di solito. La circonferenza torace invece va presa nel punto più alto possibile sotto le ascelle. E tutte queste circonferenze vanno prese con il metro parallelo al pavimento. Misurate poi l'altezza seno, cioè dal punto più alto della spalla vicino al collo fino al centro del seno. La lunghezza vita davanti va presa invece dal punto più alto della spalla fino al nastro che avevate fissato in vita, passando per il centro del seno. La larghezza torace davanti si misura dall'attaccatura di un braccio all'attaccatura dell'altro, ad un'altezza che è a metà tra spalla e centroseno, mentre la larghezza diagonale spalla o lunghezza spalla va misurata dalla base del collo all'inizio del braccio, dove c'è l'articolazione. Misurate poi la divergenza seni, cioè la distanza tra il centro di un seno e l'altro. Passiamo ora al dietro. La larghezza spalle dietro va presa dall'attaccatura di un braccio all'altra a circa 10 cm dal collo, mentre la lunghezza vita dietro si misura nel centro dietro, dalla base del collo al nastrino che avevate messo in vita. Ultime due misure da prendere. L'altezza fianco va misurata appunto sul fianco della persona, dalla fettuccia messa in vita al punto più largo del bacino, dove avevate rilevato la misura circonferenza bacino. E infine misurate quanto lungo volete l'abito dalla vita. Io qui farò un cartamodello il più generico possibile, quindi prenderò come riferimento l'altezza ginocchio, ossia la distanza tra la vita e il ginocchio. Per fare il cartamodello dell'abito base si parte dal cartamodello del corpino base con pens, che ho già fatto in un altro video. Se ve lo siete perso ve lo lascio qui sopra e sotto in descrizione. Quindi io ora per prima cosa mi ricopio il davanti e il dietro del corpino base fatto sulle mie misure e poi andrò a completare il cartamodello disegnando la parte della gonna. Disegno il dietro allo stesso livello del davanti, quindi mi prolungo la linea della vita e allineo il dietro. Tiro una linea lunga che sarà il centro dietro e copio anche il cartamodello del dietro. Adesso dobbiamo allungare il cartamodello e aggiungere la gonna. La prima cosa che faccio è segnare la lunghezza della gonna e il livello del bacino, che è il punto in cui allargheremo di più la gonna sia davanti sia dietro. Per la lunghezza della gonna potete fare l'abito lungo quanto volete, ma dato che è un cartamodello base io di solito tendo a farli il più generici possibile, quindi farò una lunghezza al ginocchio. Prendete la misura della lunghezza gonna calcolata prima e riportatela qui giù, partendo dal livello vita, nel mio caso è 58 cm, e traccio la linea del fondo parallela alla linea vita. Per disegnare la linea bacino prendo la misura altezza fianco calcolata prima, che è la distanza tra la vita e il bacino. Nel mio caso è 20 cm e anche in questo caso tiro una linea parallela alla linea vita. Prossimo step è capire di quanto dobbiamo uscire sulla linea bacino. Dobbiamo prendere la misura della circonferenza bacino misurata sul corpo, nel mio caso era 102 cm. Aggiungiamo la stessa misura di vestibilità usata nel corpino. Io qui avevo utilizzato il primo valore della terza colonna della tabella delle vestibilità che uso di solito,
E quindi anche per il bacino uso la stessa colonna, aggiungo quindi 4 cm sulla circonferenza totale del bacino e poi divido per 4 perché stiamo lavorando su un quarto di corpo per ogni cartamodello. Nel mio caso il calcolo è 102 più 4 106 diviso 4 26 cm e mezzo. Collego questi due punti al fondo della gonna con linea dritta parallela al centro davanti e al centro dietro. E ora manca solo disegnare la curva dalla vita al bacino. Consiglio di fare una leggera curvetta sulla vita e di non tenere uno spigolo, se no poi è un po' brutto da vedere. Riporto la stessa curva che faccio sul davanti anche sul dietro. Ora non ci resta che finire la pence. La farò arrivare 5 cm sopra la linea del bacino, sia davanti sia dietro. E a me piace farla non esattamente dritta verso il basso, ma leggermente inclinata verso il fianco. La parte sopra della pence era a 9 cm dal centro davanti. La punta sotto invece la farò distante 9 cm e mezzo dal centro davanti e stessa cosa sul dietro. E ora chiaramente collego i due punti della pence in vita alla punta appena disegnata. E i cartamodelli davanti e dietro sono pronti. Per la manica, essendo che non ho modificato la parte sopra del corpino, posso tenere la manica del corpino base pari pari senza cambiare nulla. E ora faccio una tela di prova per vedere se il cartamodello è a posto o se ha dei difetti da sistemare. Taglio il davanti una volta nella ripiegatura della stoffa, due pezzi del dietro e una manica, giusto per vederla addosso all'abito, anche se so già che quella è a posto. E per prima cosa ho cucito tutte le pence davanti e dietro, poi ho attaccato una zip invisibile da 60 cm nel centro dietro e ho chiuso la cucitura sotto alla zip. Ho chiuso poi i fianchi e le spalle e infine ho attaccato la manica. E il risultato è questo. Il primo difetto che noto è una curva proprio sbagliata tra la vita e il bacino a livello del fianco. Questa è semplice comunque da sistemare, basta modificare la curva nel cartamodello. Nello specifico per la mia conformazione devo far partire la curva più in basso. E si nota meglio sul dietro, ma appena sotto alla vita mi tira un po', quindi allargherò un pelo il fianco. Io qui ho allungato un po' la pence di 2 cm circa, togliendo qualcosina in verticale, ma dopo ho fatto una modifica migliore togliendo stoffa in orizzontale, quindi questa la ignorerò. Si nota anche una grossa piega poco sopra la vita sul dietro, quindi credo che andrò a togliere uno spicchio in orizzontale che andrà a 0 sul fianco, dove invece sembra a posto. E dato che notavo che muovendomi sul davanti si crea una piega orizzontale a livello del bacino, credo che taglierò via una fetta di stoffa alta circa 1 centimetro e sono indecisa se farla partire a 0 sul fianco o se farla di 1 centimetro anche sul fianco e va a morire nella pensa del dietro, dove invece è a posto. Credo che opterò per questa seconda opzione, mi sembra un po' più giusta, anche perché mi sembra ci sia un po' un eccesso di stoffa a livello proprio del fianco. Allora, ci ho riflettuto su un attimo e mi è venuto il sospetto di aver fatto il busto 1 centimetro troppo lungo rispetto al mio corpo. Questo perché sembrava che l'abito si bloccasse a livello della vita e sospetto che sia questa piega sia quella della schiena siano dovute proprio a questo motivo. Quindi, dato che questa modifica posso facilmente testarla direttamente su questa tela, provo a fare una cucitura orizzontale a metà del busto, tirando in dentro 1 centimetro tutto attorno, sia davanti sia dietro. Prima chiaramente mi vado a segnare con la matita tutte le parti che ho spillato prima, così non perdo i punti dove sono presenti i difetti. Vado su rovescio e 5 cm sopra la vita mi segno due linee distanti 1 cm e spillo verso rovescio questa fetta. Poi vado a cucirla, in questo modo avrò il busto più corto di 1 centimetro e posso vedere se le pieghe grosse vengono eliminate.
Ora sembra che ci sia ancora la piega del davanti della gonna, ma è perché non ho stirato il tessuto dopo aver tolto gli spilli. Direi che togliere il centimetro di margine ha funzionato anche per la piega grossa che c'era a metà schiena. Sono rimaste invece delle pieghine ai lati della vita dietro, quindi significa che devo allargare un pelo la vita. Darò anche un po' di larghezza in più al bacino perché noto ora che un po' mi tira e ultima cosa, posso tenermi gli spilli sui fianchi a livello del bacino. Direi che quello che avevo spillato lì prima va ancora bene anche se ho alzato il tutto di 1 centimetro. Quindi sdifettiamo ora il cartamodello. Prima modifica che segno è il centimetro che ho tolto a metà busto sia davanti sia dietro e me lo tolgo a 5 centimetri sopra la vita proprio come ho fatto nella tela. Elimino la fetta di 1 centimetro e richiudo il cartamodello con lo scotch. Per capire di quanto rientrare nel fianco, guardo quanto sono rientrata nella tela e riporto le stesse misure sulla carta. Mi segno da dove devo iniziare a stringere la curva del fianco a dove devo finire di stringere e vedo nella tela di quanto sono andata a stringere, insomma riporto tutto uguale. E mi aggiungo anche un po' di carta perché devo andare ad allargare sulla vita. Allargo il bacino di mezzo centimetro per dare un po' di vestibilità in più all'abito perché lì me lo sentivo troppo aderente. E dato che ho allargato il bacino di mezzo centimetro, in proporzione in mezzo tra la vita e il bacino, non arriverò così in dentro, ma posso stare mezzo centimetro più in fuori, altrimenti verrebbe una curva un po' troppo strana. Mi sono resa conto facendo questa tela di prova che questa curva qui dovrebbe stare un pelo più sopra, non tutta sotto alla vita come avevo fatto io. Anche per questo motivo mi sto allargando già da sopra alla vita. E l'altro motivo per cui allargo un po' la vita è cercare di togliere le pieghine che si erano formate nella vita dietro verso i lati. Dal bacino al ginocchio vado a stringere di mezzo centimetro perché è un po' più carino da vedere. E qui c'è una punta che non mi piace, quindi faccio la curva un po' più morbida. E chiaramente poi cerco anche di riportarmi la stessa identica linea sul dietro. L'unico dubbio che mi resta è se sia andata via del tutto questa piega qui. Volendo si potrebbe togliere un altro mezzo centimetro in orizzontale a livello del bacino, però ormai credo che aspetterò di fare la tela di prova e vedere se è necessario. Segno anche in verde la linea nuova così anche voi vi rendete meglio conto a video delle differenze rispetto a prima. E niente, il cartamodello è pronto. Ora mi aggiungo il margine di cucitura, ritaglio la stoffa di nuovo, cucio una nuova tela di prova, non sto a mostrarvi di nuovo tutto il procedimento e vi lascio subito al risultato delle modifiche. Quello che andrei a fare è rimuovere ancora un pelino qui sul fianco. E dato che qui sul fianco tende a piegare un po' come se ci fosse troppa stoffa in lunghezza, mi sa che vado a togliermi 1 centimetro in orizzontale sia davanti sia dietro a livello del bacino, come ho fatto per il corpino. E poi vado ad allungarmi il fondo di 2 centimetri così da riavere la lunghezza al ginocchio. La vita me la sento bene, ora non stringe più troppo come prima, infatti sono anche sparite le pieghine fastidiose che c'erano dietro in vita, però mi verrebbe da pizzicare appena le pence del dietro a livello vita perché le vedo un po' staccate dal corpo, quindi le allargherò giusto di 2 mm per parte. E per il resto direi che è a posto, non sto a rifare una tela di prova di nuovo perché le modifiche che mancano sono veramente piccole, ma vi mostro giusto al volo come sistemo queste due ultime cose sul cartamodello. Vado a togliere mezzo centimetro ancora dal fianco sia davanti sia dietro. Poi taglio via 1 centimetro dal livello bacino, allargo la pence del dietro e allungo il fondo della gonna di 2 centimetri.
E per il video di oggi è tutto, vi ringrazio per averlo visto fino a qui, se vi è stato utile lasciate un mi piace e nei prossimi video vi mostrerò come potete modificare questo cartamodello super basico. Farò anche dei post nella community e nelle mie stories di Instagram per chiedere un parere anche a voi su quale abito realizzare partendo da questo cartamodello. E poi ovviamente vi mostrerò passo passo come lo cucirò. Quindi se ancora non lo avete fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanella così non vi perderete tutti i futuri video sull'abito. E niente, per oggi è veramente tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!